Quando un figlio di Dio affronta ogni peccato nella sua concretezza, giudicandolo nella presenza del Signore, qualcosa accade dentro di lui. La luce aumenta. È come se in quella stanza interiore dove opera la coscienza, lo spirito aprisse nuove finestre e ciò che prima era nell'ombra diventa visibile. Allora lo Spirito Santo comincia a mettere in risalto aree che non vedevamo, peccati sottili, vizi nascosti, piccoli moti di ribellione. È ciò che Paolo descrive come la legge scritta nei cuori. Una coscienza resa sensibile che sa leggere ciò che lo Spirito scrive nello spirito del credente. E ogni volta che la coscienza riprende, la risposta dovrebbe essere: Signore, voglio obbedire. Se però il peccato non viene giudicato, se un credente lo minimizza o lo rimanda o lo giustifica, qualcosa di grave accade dentro di lui. La coscienza, che dovrebbe essere come una finestra attraverso cui entra la luce dello spirito, comincia a offuscarsi. Prima la luce fatica a passare, poi passa sempre meno, finché, se il peccato si accumula, la finestra sembra chiudersi del tutto. Paolo parla di una coscienza marchiata, una coscienza che non reagisce più, che non avverte più la gravità del peccato, che non prova più dolore nel disobbedire a Dio. E quando la coscienza si paralizza, che l'intuizione dello Spirito si indebolisce, la voce dello Spirito Santo non scompare, ma diventa quasi impercettibile. La buona notizia però è che la sensibilità della coscienza può aumentare così come può diminuire. Ogni volta che un credente risponde con umiltà e obbedienza, lo Spirito Santo purifica un po' di più quella finestra interiore. La luce entra con maggior chiarezza e la coscienza, nutrita dalla verità, diventa più vigile, più leggera, più precisa nel discernere ciò che è gradito al Signore. È ciò di cui parla Efesini 5:13. Tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifestate, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Quando la luce aumenta, la coscienza vede di più.